con meno di 30 giorni di tempo. Pimp My Lada. Una minigonna che sta marcendo. I sedili sono una cosa di un prezioso raro. Abbiamo smontato tutta la meccanica anteriore. Boccolini e boccolini e boccolini. Raga, la macchina è pronta. Riffy Performance Edition. Sranze. A good day is a new day. Oggi abbiamo qua un veicolo inusuale, non per i nostri canoni, che qui dentro c'è di tutto. Per voi che non vedete spesso un veicolo di questo tipo, l'abbiamo qui in custodia per fargli dei lavori di restauro. La ruggine si stava prendendo un po' della macchina, la macchina vive in Valle d'Aosta, quindi è soggetta sempre a sale, acqua e a intemperie, e quindi andiamo a fargli un breve refresh. Ladies and gentlemen, one of the most unique convertible cars in Italy. La Lada Niva Cabrio. Ora, il proprietario, nonché mio zio, un appassionato di macchine che ha avuto 1 miliardo di macchine, colui che mi ha trasmesso la passione che oggi mi fa fare tutto questo, ha deciso di prendere questa macchina, la tenere in montagna, e ovviamente non poteva che prenderla cabrio, ovviamente, fargli fare tutti gli interni e la capote custom da vero pazzerello, perché i sedili sono una cosa di un prezioso raro. La capote anche lei è tutta fatta a mano, con i bottoni, con le cerniere, con i laccetti, il vetro dietro, però purtroppo il veicolo è di manifattura molto bassa. La Lada è una macchina davvero dell'est Europa di basso livello. Meccanica Fiat, un mix, per farvi capire, i mozzi sono 139x7, che è l'attacco del Dodge Ram. Ci sono davvero, è un mix di tante auto. A me personalmente piace da morire. Ora andremo a fargli un paio di restauri con Matte, che è già sotto, che ha smontato le barre, sta tirando via una quantità di cose incredibile, perché guardate, salve, cosa viene giù dalla minigonna laterale, quella di destra, che è quella che prende più acqua, perché sapete che sulla destra è dove si ferma il sale, dove si ferma l'acqua. Noi abbiamo la guida a sinistra e quindi la minigonna destra è quella che soffre di più. È particolarmente messa bene per essere una macchina che vive da 7 anni in Valle d'Aosta e è dell'89, alla mia età, a 32 anni, però diciamo che ha bisogno del nostro tocco. Adesso la mettiamo nuovo, dai, stai tranquillo. Angoppe facim. I lavori sulla Huge Lada Niva procedono. Abbiamo smontato tutta la meccanica anteriore e posteriore, Matte l'ha sabbiati, li sta riverniciando di nero. Abbiamo ordinato tutte le boccole in Teflon nuove di tutta la parte inferiore del veicolo. Abbiamo ordinato i ball joint, che sono gli attacchi dei mozzi al telaio. Abbiamo ordinato le barre dello sterzo, le testine dello sterzo nuove e i 4 ammortizzatori. Abbiamo lucidato tutte le cromature esterne, abbiamo dato una rinsavità a tutte le plastiche della macchina esterne. Abbiamo mandato in verniciatura i cerchi per rifarli bianchi, ma rifacendoli con una vernice più consona. E adesso abbiamo preparato tutta la macchina, pulendola e smontandola, per dargli una nuova mano di antirombo inferiore. Antirombo è quella vernice strana, un po' arzigogolata, che trovate sotto le macchine qualsiasi, che non siano supercars o hypercars, quando passate la mano sotto la minigonna. Quello è un protettivo esageratamente forte e duraturo nel tempo, che si dà sotto alle scocche da sempre, da 30 anni a questa parte. C'è un metodo per spruzzarlo che ora andiamo a vedere come si fa. Io non l'ho mai fatto, lui sì, vado a vedere. Ciao, uomo dell'antirombo. Questa configurazione nuova di Bifiu mi piace un sacco, perché lui finalmente merita lo spazio che deve ottenere con questo salotto. La Clio è sempre più lontana. Cazzo hai detto? Merita lo spazio che deve tenere. Ma la Clio tra un po' è in un capannone di un altro. Ma la Clio è là.
dietro. Però la combo della doppia gialla là sopra è tanta roba. Cioè, quando guardi da qua dici, sembra che fate motori veloci. Chissà quali saranno le prossime che arrivano, piccoli sanadelli. No, col cazzo che vendo lei. Ah no? Ma perché devo... Vabbè, è in vendita in realtà, cioè nel senso se uno arriva e mi fa l'offerta giusta, tutto è in vendita, caro mio. Ma tu sei pronto tutto questo? Devo agitare. Minchia, stai calmo. Wow. Continuano le lavorazioni sulla Lada Niva, Pimp My Lada. Questo è il motivo per cui l'ho chiamata così il titolo del video. Questo progetto è un restauro super rapido di un veicolo che urgentemente deve tornare da dove è venuto. Abbiamo grattato e riverniciato le campane dei fari, abbiamo lucidato il paraurti con dello Scotch Brite, abbiamo trattato le plastiche con il plastic protectant di Magna Klein, abbiamo verniciato il radiatore che dentro la griglia si vedeva tutto ruggine, lucidato e cromate tutte le modanature in giro per il veicolo, ma soprattutto stiamo riverniciando tutti i componenti ferrosi del motore per dargli un aspetto un po' più fresco, dopodiché andremo a lavare tutto il vano motore e a riportarlo tutto perfettamente bianco qui e nero dove essere nero. Abbiamo fatto la classica modifica che facciamo noi su tutte le nostre auto classiche, ovvero abbiamo rimosso la ventola attaccata alla puleggia del motore, abbiamo montato un'elettroventola qui direttamente con queste staffe costruite da noi al radiatore e adesso con un sensore termostato andremo a regolare la temperatura in maniera che anche d'estate, quando fa tanto caldo, la macchina, se sta ferma in coda, se fa delle salite, dato che quest'auto sta in montagna, non va mai in ebollizione. Questa è una cosa che mi piace un sacco fare e lo sto facendo su tutte le mie auto, dalla Supra al Pontiac a tutte quelle che posso farlo, lo faccio, perché davvero, soprattutto col Pontiac che è un 7000, mi sono accorto la vera differenza tra la ventola a cipolla, chiamiamola, del motore di una volta a quella elettronica collegata direttamente a un termostato. Qui avevamo un problema enorme che questo qui era cinghiato da qui a qua per star fermo. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso i ganci che si usano per i paraurti del drift, gli abbiamo messo questi due supporti in modo che quando uno vuole togliere il sedile non gli basta che togliere questi elastichini e poi rimetterli con due mani magari, non con una. Stiamo lavando tutti gli interni, è pieno di accessori in quanto quest'auto sta in montagna, è una macchina classica, quindi deve avere un po' di accessori a bordo nelle emergenze, quindi cinghie da traino, guanti. Questa è una delle pochissime Lada Niva Cabrio. Appena finiti i lavori di meccanica si andrà a sistemare l'enorme problema che abbiamo qua. Qui abbiamo una minigonna che sta marcendo. Carrozzeria Pignataro si occuperà di tagliare via tutta la parte marcia e di ricostruire da zero questa parte qua sotto, il fondo. Mentre qui abbiamo dato tutto l'antirombo, come avete visto nel video, qui tutto antirombo nuovo, abbiamo incartato e protetto quello che non andava verniciato in maniera da proteggere per qualche altro anno tutto il parafango. Queste sono in attesa di essere verniciate, poi andremo ad applicargli una chicca che vi piacerà molto. Bene, aspettiamo il susseguirsi dei lavori e vediamo come procede. Io sono super ottimista. Sono anche, credo, in arrivo 4 pneumatici Hankook per andare sui muri. On the walls, come dicevano i Pink Floyd. È Natale. Non è vero, sono arrivati i pezzi della Lada Niva, quindi finalmente si montano tutto quello che non si poteva recuperare, ovvero... Sentite il rumore, è un crispy. Boccoline, boccoline, boccoline con scritte facilmente comprensibili che Matteo capisce perfettamente il russo, quindi andremo a indovinare dove vanno tutti i vari cosini che vanno a sostituire quelli vecchi e marci, anteriori e posteriori. La barra di sterzo, quella centrale, che ormai era marcia con le testine completamente andate, i 2 ammortizzatori posteriori, i 2 ammortizzatori davanti, i ball joint. Facciamolo vedere bene. L'originale è Lada questo componente. Collison, Colle Minnesoni, molto bene. E per finire, Quiteveinman,
No, questi qua sono questi. Ma dai, ma c'hai illuso. Tu, montiamoti. Le boccole stanno finalmente prendendo forma e con grandissime difficoltà, perché quelle di prima erano montate almeno da 15 anni, siamo riusciti con cannello in mano e martello enorme a rimontarle. Bravo Matteo. Ora facciamo il resto e poi vi faccio vedere come è venuta. Ladies and gentlemen, finalmente tutti i componenti sono praticamente montati a bordo della Super Lada Niva Convertible behind me. È arrivato il momento più divertente dove Matte sta infilando su molla e tutti i componenti. Vi faccio vedere che spettacolo è venuto il rifacimento quasi completo di tutta la meccanica, sospensioni, boccole, guarda, boccole nuove, antirombo, molle riverniciate, top mount nuovi, tutto riverniciato, quasi tutto, purtroppo tutto era impossibile nel budget, però che figata. Manca davvero poco, appena Matte finirà di rimontare il tutto, montiamo gli pneumatici sui cerchi, sono arrivate le 4 gomme Hankook precise, vi faccio vedere che lavoro ha fatto Regenera Ruote Milano, Luxury Wheels, sui cerchi li ha recuperati all'estremis, gli ha fatto un lavoro esagerato, esagerato. Da quando abbiamo scoperto Luxury Wheels Milano, da così a così, Tao, Transam, M5, Civic, Supra, tutte le abbiamo fatte fare da loro e sono una più bella dell'altra, perché il cerchio secondo me fa il 60% dell'estetica di una macchina. Piccolo, Matte sta per iniziare a martellare, lo faccio martellare. Abbiamo trovato qualcosa di nascosto. Le testine vecchie. Pochino di terra, mia. Pochino. Solo uso cittadino. Ci siamo quasi, raga. Ci siamo quasi. Vediamo la luce. Ah! È il momento di gommare le gomme. Gomme esagerato per noi. Con valvola nuova. Super incredibile con Ginny from the Lakes. Cosa state combinando qua che siete ad armeggiare? Stiamo a cazzeggiare. Carsoli. Monta questo pneumatico, piccolo Matteo. E voilà, signori. Gomma nuova Dynapro ATM per la Super Lada Niva Restored. Un po' di grasso qua, andrà ancora lavato. Buonasera, mamma mia che bello, quando ci sono ancora le righine. Le righine sono esagerate, le righine. Sono morbide, che bomba. Semi slick. Bang guys, bang! Abbiamo trattato i dadi ruota con ultrasuoni e mafrasol. Sono tornati una roba esagerata. Cambio olio del differenziale, tagliando, cambio olio filtro e la macchina può finalmente andare dal mio amico Mario, lui, a rifare finalmente la parte finale del veicolo, la parte quella, questa parte qua. Raga, la macchina è pronta, direzione Fabio Top Gear che va a vedere 2 controllini di 2 cose che non mi piacciono, tipo l'alternatore che carica poco e poi si vola da Carrozzeria Pignataro. Surprise, surprise, motherfuckers. Signori, è stata dura ma ce l'abbiamo fatta con meno di 30 giorni di tempo per fare meccanica e carrozzeria e accorgimenti. Sono qua in Val d'Aosta, in Val d'Aosta, a Morges, a consegnare il veicolo al suo proprietario finito. Ladies and gentlemen, get ready to see the Lada Niva 2021 Bifi Performance Edition. Bene raga, è venuto davvero un gran lavoro, non è negli standard di Bifi Performance questo tipo di veicoli, anche se il Tao
in qualche modo si avvicina. Questa è una richiesta particolare di mio zio, appassionatissimo di macchine, che ha questo veicolo in montagna da sempre e mi chiese un mese fa di dargli una mano a sistemarla. Bene, ci siamo messi tutti di gran lena a corrergli dietro col cronometro in mano perché doveva essere pronta prima di Natale per sistemarla. Carrozzeria interna, abbiamo sistemato la meccanica, abbiamo rifatto tutta la verniciatura esterna della carrozzeria, abbiamo dato grazie a D-Factory questi 3 stripes molto anni 80. Ricordiamoci che questa ha corso nella Dakar, ovviamente la versione coupé con il roll bar, tutte le normative dei tempi per poter correre alla Dakar, e quest'anno, casualità, la Lada Niva entra in B-Fuel e la Lada Niva torna a correre in Dakar Classic, ovviamente, e non in Dakar ufficiale. Però è un caso, è stato ancora più incentivante da parte nostra fare un veicolo del genere e portarlo su YouTube. Cuscinetti, bracci, boccole, riverniciati cerchi grazie a Rigenera Ruote Milano, grazie a Luxury Wheels. Abbiamo messo degli pneumatici super performanti per la neve e per l'inverno grazie ad Hankook. Abbiamo riverniciato tutta la macchina esternamente grazie a Carrozzeria Pignataro che ha fatto un lavoro super di corsa e super eccezionale. Abbiamo dato tutta una pulizia interna e esterna al motore, sia di pulizia vera e propria che di pulizia ottica, visiva. Abbiamo tolto tutti i cablaggi, tutto quello che era in più che non serviva più a questa macchina. Messa l'elettroventola, così il radiatore lavora meglio, il motore è meno sovraccaricato senza la ventola con il cipollone classico che gli gira sopra. Abbiamo sistemato un po' di ganci, un po' di gancetti che c'erano in giro su questa macchina che erano di troppo, e abbiamo sistemato tutta la parte di scatola guida, alternatore, tutte quelle magagne che aveva questa macchina grazie a Fabio di Top Gear Corbetta. Questo progetto è stato un test, come avete visto, puntata 1 e soltanto una, dall'inizio alla fine, macchina presa e finita, per vedere se interessa a voi, per fare un nuovo format nel 2022 dove andremo a prendere delle macchine casuali dei nostri follower e andremo a rifargli tutta una serie di lavorazioni, ovviamente omologate per la strada, a titolo gratuito. Quindi preparatevi signori, che a breve uscirà su bfuel.it un contest per poter partecipare con la propria auto per cercare di essere presi da B-Fuel Performance e da Freddy Perlam per aver l'auto stravolta gratuitamente. Grazie per aver visto questo video, iscrivetevi a questo canale, iscrivetevi al canale in inglese, seguitevi su Instagram, seguiteci su LinkedIn, su TikTok e su M&M's. Grazie, ci vediamo al prossimo video.